Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi nuovo tutorial. Oggi infatti andiamo a realizzare insieme un'altra borsa super facile e veloce da realizzare sempre a prova di principiante. Per la realizzazione del progetto di oggi ho utilizzato il nuovo filato in casa Borgo dei Pazzi, ovvero l'Amore Rope 6 mm, un cordoncino 50% cotone 50% poliestere. Si presenta come un cordoncino in cotone ma all'interno ha un'anima elasticizzata, che lo rende leggermente elasticizzato. Si presenta in rocche da 500 grammi, più o meno sono 150 metri. Calcolate che io con una sola rocca ho realizzato la borsa di oggi, che avrete visto meglio nell'anteprima del video ma che vedremo tra poco molto più nel dettaglio, ed ho utilizzato la colorazione numero 13. Trovate il link diretto per il sito Borgo dei Pazzi nel box informazioni qui in basso. Essendo un cordoncino molto spesso rende veloce la lavorazione delle borse, in quanto il lavoro cresce molto in fretta. Ma vediamo nel dettaglio cosa andremo a realizzare oggi. Oggi andremo a realizzare questa borsa veramente molto semplice. È una borsetta di medie piccole dimensioni, ma variando il fondo e quindi utilizzando un fondo più grande può diventare anche una maxi bag, quindi completamente personalizzabile. È una borsa, come dicevo, molto semplice perché ho utilizzato i punti base dell'uncinetto, tranne per la patella che ho comunque utilizzato i punti base, ma ho aggiunto la lavorazione con le noccioline per rendere un po' particolare la patella, appunto. Manico molto semplice. Comunque vedremo tutto durante il tutorial, è tutto spiegato passo passo. Se avete dei dubbi, mi raccomando, lasciate un commento qui in basso. Nel box informazioni trovate sia la lista dell'occorrente sia il link diretto al sito Borgo dei Pazzi, trovate tutto qui in basso. Quindi a questo punto vi ricordo di seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, per non perdere tutti gli spoiler, le anteprime dei prossimi progetti, iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto andremo ad utilizzare una rocca di Amore Rope 6 mm nella colorazione numero 13, che è questo bellissimo ruggine, un fondo ovale 24 x 8 cm, 2 moschettoni con bocciolo e 3 moschettoni tondi. Per quanto riguarda la lavorazione del filato ho utilizzato uncinetto numero 4 ed uncinetto numero 7. Ago da lana per tutte le rifiniture e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo con la lavorazione del fondo, quindi ci prendiamo il nostro fondo, possiamo agganciarci tranquillamente in qualsiasi foro, quindi prendiamo il cordino e andremo ad utilizzare l'uncinetto numero 4 inizialmente per la lavorazione nei fori. Quindi mi faccio il cappietto iniziale, mi tengo il filo sull'uncinetto e vado ad inserire l'uncinetto in uno dei fori che ho sul fondo. Io ho dei fori molto ravvicinati, quindi non andrò a lavorare aumenti per quanto riguarda questo giro. Se fosse necessario li farò nel giro successivo. Ovviamente voi dovrete adattare la lavorazione in base al fondo che avete. Quindi se i vostri fori sono più distanti andrete a lavorare un aumento per angolo. Essendo il cordoncino bello spesso, l'aumento lo facciamo semplicemente facendo una catenella tra una maglia e l'altra. Quindi ora vado ad agganciarmi sul fondo, inserisco l'uncinetto in uno dei fori e lavoro una maglia bassa. Procederò lavorando una maglia bassa per ogni foro che ho sul fondo. Ovviamente in questo giro cercate comunque di lasciare le maglie molto morbide. Quando chiudete la maglia bassa allungate l'asola.
Terminato il giro lo andiamo a chiudere con l'asola invisibile, quindi inseriamo l'uncinetto nel primo punto dall'interno verso l'esterno, in questo modo, prendiamo l'asola e la portiamo all'interno. Dopodiché, siccome nel giro successivo dobbiamo andare a lavorare a maglia bassa in costa retro, cosa facciamo? Andiamo a prendere solo la metà asola in questo modo, prendiamo poi l'asola che abbiamo portato all'interno, tiriamo il filo e facciamo una catenella che ci va a sostituire la prima maglia bassa. A questo punto cambio uncinetto e vado a prendere il numero 7, che in questo caso è più adatto per la lavorazione di questo cordoncino. Quindi ora procedo semplicemente lavorando delle maglie basse in costa retro, prendendo solo la metà catenella retro per tutto il giro. Non farò aumenti, ma se nel vostro caso fosse necessario potete farli tranquillamente in queste maglie che si trovano negli angoli. Quindi procediamo, prendiamo solo la metà catenella retro in questo modo e lavoriamo una maglia bassa. Punto successivo, solo metà catenella retro e maglia bassa. E ripeteremo il procedimento per tutto il giro. Bene, ho terminato il giro, vado a chiudere il giro con la chiusura invisibile, quindi inserisco l'uncinetto nel primo punto. Questa è la prima catenella che sostituisce la prima maglia bassa. Noi andiamo ad inserire l'uncinetto dall'interno verso l'esterno nella prima maglia, quindi questa. Prendiamo il filo, lo portiamo all'interno, dopodiché inseriamo l'uncinetto in questa asola che si è appena creata, prendiamo tutta l'asola, inseriamo l'uncinetto nell'asola, tiriamo il filo, facciamo una catenella che ci va a sostituire la prima maglia bassa e procediamo lavorando a maglia bassa, quindi io lavorerò tutto il corpo borsa a maglia bassa in modo molto semplice. Lavoreremo un punto basso per ogni punto e questo procedimento lo ripeteremo per il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri che sarà l'altezza totale della borsa. Quindi continuiamo in questo modo, chiudendo ovviamente sempre con la chiusura invisibile, e una volta lavorati tutti i giri vediamo come procedere. Una volta lavorati tutti i giri, ne ho lavorati 14 ed ho raggiunto 19 cm di altezza. A questo punto taglio il filo e vado a chiudere con asola di chiusura.
E questo sarà il risultato finale. Volendo potete fare anche un ultimo giro di maglia bassissima, cosa che non ho fatto io, ma se preferite potete farlo. A questo punto passiamo alla lavorazione della patella. Per realizzare la patellina andiamo ad avviare 10 catenelle, quindi numero di maglie pari. Fatte le catenelle torniamo indietro a maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni catenella. Terminata la riga, a questo punto voltiamo il lavoro, facciamo una catenella, procediamo lavorando 4 maglie basse, quindi una maglia bassa nei 4 punti successivi. 1, 2, 3 e 4. Qui abbiamo il punto centrale. Quindi in questo punto andiamo a lavorare una nocciolina da 3 maglie alte, essendo questo un cordino molto grande, molto spesso, faremo una nocciolina da 3 maglie alte, ma se utilizzate un filato diverso ovviamente potete variare le maglie alte. Di solito la nocciolina si lavora con 5 maglie alte di base, quindi a questo punto andremo a lavorare 3 maglie alte chiuse insieme. Una, ovviamente non la andiamo a chiudere subito, 2 e 3. Abbiamo 4 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte insieme e procediamo lavorando gli ultimi punti bassi, quindi procediamo dalla maglia successiva e lavoriamo una maglia bassa, fino a terminare la riga in questo modo. A questo punto voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e in questa riga andremo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante, quindi le noccioline le facciamo solo quando ci troviamo in questa situazione. Quando vediamo la nocciolina dobbiamo lavorare solo maglie basse e ricordiamo di ottenere sempre lo stesso numero di punti, ovvero 9. Quindi procediamo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante. Quando arriviamo alla nocciolina entriamo semplicemente in questa maglia in questo modo e poi procediamo lavorando normalmente. Terminata la riga, voltiamo il lavoro, facciamo una catenella ed ora 4 maglie basse, una nocciolina e 4 maglie basse. La nocciolina sempre da 3 maglie alte. Terminata anche questa riga non faremo altro che andare ad alternare riga di maglia bassa con riga di maglia bassa e nocciolina e questo procedimento lo ripeteremo per il totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri, ma sappiate che potete variare il numero di righe in base a quanto grande volete fare la vostra patellina. Ovviamente potete anche variare la larghezza se preferite, l'importante è avere le catenelle di base pari per poi ottenere un numero dispari di maglie. Quindi procediamo in questo modo e poi vediamo come
continuare. Lavorati tutti i giri ho ottenuto 4 noccioline. A questo punto vado a rifinire questo piccolo pannello. Se preferite potete anche aumentare il numero di righe per fare la patellina più grande, nel mio caso va bene così. Quindi ora come procedo? Ho terminato con il giro di sole maglie basse, faccio una catenella e procedo lavorando una maglia bassa per ogni riga sottostante. Innanzitutto lavoro una maglia bassa nello stesso punto di base, dopodiché una maglia bassa nella riga successiva, quindi inserisco l'uncinetto nell'asola della riga successiva e lavoro una maglia bassa e procederò in questo modo per ogni punto sottostante. Qui mi ritrovo nelle catenelle, negli angoli andiamo a ripetere lo stesso procedimento, quindi una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto, poi procediamo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante. Andremo a ripetere lo stesso procedimento anche in questo punto d'angolo, poi continuiamo lavorando una maglia bassa per ogni riga sottostante e qui andiamo poi a chiudere il giro. Terminato il giro, tagliamo il filo e chiudiamo con asola di chiusura. Per tenere fissi i soffitti ho messo dei moschettoni, uno l'ho già messo, l'altro lo mettiamo insieme. Per fare ciò ci basta andare a creare la piegatura che si crea in automatico, quindi creiamo una piccola piegatura, la stessa su entrambi i lati ovviamente. Prendiamo il moschettone e lo andiamo a far passare nella prima asola sul primo angolo e nell'asola dell'altro angolo. In questo modo faremo lo stesso su entrambi i laterali, così resteranno queste piegature e poi fungeranno anche da gancio per il manico. Ma fatto questo dobbiamo andare a cucire la patellina, quindi in modo molto semplice andiamo a stabilire la posizione. Qui calcolo che ho 1 e 2 punti, qui posso far partire la cucitura. Mi assicuro di avere lo stesso numero di punti anche sull'altro lato, 1 e 2, qui termino la cucitura, quindi cosa faccio? Prendo 2 marcapunti, la fisso e poi la vado a cucire. Bene, ho bloccato il filo all'interno, lo faccio uscire dalla prima maglia e devo iniziare a cucire, quindi faccio uscire l'ago dalla maglia in questo modo, inserisco l'ago prendendo la metà catenella esterna della patellina e la metà catenella esterna della catenella da cui sono uscita, quindi vado a rientrare nello stesso punto e tiro in questo modo. Passo al punto successivo e ripeto lo stesso procedimento, quindi prendo solo le catenelle esterne, le metà catenelle esterne e tiro e vado a cucire tutta la patellina in questo modo.
Ok, terminata la cucitura, faccio una doppia passata nell'ultimo punto, poi porto il filo all'interno e lo vado a nascondere. Questo sarà il risultato provvisorio, ora ci occupiamo del manico. Una volta terminato il giro, tagliamo il filo, lo blocchiamo per bene tra le maglie ed avremo terminato. A questo punto non ci resta che inserire il manico all'interno del bocciolo, quindi prendiamo il bocciolo e andiamo ad inserire l'estremità all'interno. Una volta inserito per bene, lo capirete perché si vedrà la lavorazione all'interno dei fori, andiamo ad applicare le vitine. Prima di fare questo passaggio vi consiglio di applicare sempre un pochino di colla all'interno del bocciolo in modo da tenere fisso e saldo il manico. Applicati i moschettoni su entrambe le estremità, possiamo tranquillamente andarlo ad applicare sulla borsa. Questo sarà il risultato provvisorio, ora andiamo ad applicare la chiusura qui sulla borsa. Io applicherò una chiusura a calamita di quelle che vanno cucite. Visto che qui c'è la nocciolina, ne applicherò due, una per angolo, quindi una l'applicherò qui e l'altra su quest'altro angolo. Andremo a ripetere lo stesso procedimento anche per le parti magnetiche che andremo ad applicare sul corpo della borsa, facendo attenzione a centrarle per bene, quindi a posizionarle nel posto giusto. Quindi ci prendiamo le misure e poi le cuciamo nello stesso modo.
A questo punto andiamo a creare la nappina, quindi ci prendiamo un supporto, io ho un coperchio di una scatolina, ma potete prendere un pezzo di cartoncino, un qualcosa di rigido, e iniziamo ad avvolgere il cordino intorno. Quando siamo soddisfatti possiamo tagliare il cordino, prendiamo poi un altro pezzo di cordino e andiamo a fissare la parte superiore della nappina. Quindi facciamo passare il filo attraverso tutti i fili e andiamo a bloccare la parte superiore con un paio di nodi. A questo punto possiamo andare a togliere il cordino dal supporto e andiamo a tagliare i fili sulla parte bassa. A questo punto lo giro in questo modo, quindi porto il nodino nascosto all'interno e dobbiamo andare a bloccare il tutto. Quindi ci dobbiamo prendere un altro pezzo di cordino e dobbiamo andare a bloccare il tutto intorno. Andiamo a nascondere il filo in eccesso . Una volta rifinita la parte bassa della nostra nappina, prendiamo il moschettone, lo inseriamo all'interno di quest'asola che avevamo fatto all'inizio e possiamo andarla ad applicare direttamente alla borsa. Volendo possiamo anche applicarlo non proprio al moschettone ma qui di lato, così resta non davanti la borsa ma resta di lato, e questo sarà il risultato finale della borsa finita. Il tutto realizzato con una sola rocca di Amore Rope in questa colorazione fantastica color ruggine, ovvero colorazione numero 13. Ovviamente ci sono disponibili anche altri colori, trovate il tutto sul sito borgodepazzi.com, trovate il link nella descrizione in basso al video. A questo punto spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se è così fatemelo sapere come sempre con un bel pollice in su, con un commentino qui sotto, fatemi sapere se la realizzerete. Ovviamente se la realizzerete mi raccomando mandatemi le foto su Instagram così potrò ricondividerle. Quindi continuate a seguirmi sui miei social e iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!